a tutti, sono Riccardo Albieri e nel video di oggi vedremo come collegare a FileMaker una procedura che coinvolge un'applicazione esterna, ma in uno scenario un po' particolare. Finché ci troviamo in una situazione dove è FileMaker a dare inizio alle danze, ad esempio facendo partire un'azione o richiedendo dei dati, possiamo gestire tutto tramite anche soltanto una chiamata API, generalmente servendoci dell'istruzione inserisci da URL. In altri casi invece la situazione è diversa. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere una procedura che consente al nostro utente di ricevere delle richieste degli altri utenti in un modulo del suo gestionale FileMaker. Ma per poter gestire efficacemente la messa in opera di queste richieste deve poter creare degli incarichi e assegnarli anche a soggetti esterni all'organizzazione, ad esempio un team di sviluppo che non ha accesso al gestionale FileMaker. Quindi diventa essenziale che l'incarico in questione venga riportato in un software esterno, come ad esempio l'ottimo ClickUp. ClickUp dispone di un completissimo set di API REST, veramente si può fare di tutto, quindi fintanto che dobbiamo creare un task, basterà dare al nostro utente la possibilità di effettuare una chiamata alle API di ClickUp per consentirgli di creare il task sul software di gestione del progetto, partendo direttamente dalla richiesta ricevuta che è in FileMaker. Il problema nasce in seguito. Se il nostro team prende in carico la segnalazione o la richiesta, è molto probabile che l'utente che ha girato questa richiesta creando un incarico sul software di gestione progetto voglia essere informato del suo stato di avanzamento, ma se l'azione di modifica dello stato avviene in ClickUp, come facciamo a comunicare questo cambiamento a FileMaker? Non possiamo, almeno non facilmente, creare uno script in ClickUp per fargli eseguire a sua volta una chiamata verso il nostro server FileMaker. ClickUp non è un ambiente di sviluppo. E quindi come facciamo? Ripassiamo la palla a FileMaker? Non è impossibile, il problema è che non sappiamo quali task vengono modificati, quindi per riportare l'informazione in FileMaker dovremmo eseguire una procedura che legge lo stato di tutti i task presenti su ClickUp, verifica quali sono cambiati, anche quelli chiusi, perché un utente potrebbe riaprirli, e è evidente che un approccio del genere è assai poco efficiente, soprattutto se si lavora con un grande volume di dati. Ma se l'applicazione esterna che sa quali dati vengono modificati, quali richieste hanno lo stato che viene modificato, non può fare una chiamata al nostro server FileMaker, che alternative abbiamo? Beh, la prima è che sia presente un connettore in Claris Connect per la nostra applicazione esterna. Claris Connect dispone di diversi connettori. In questo caso, se la nostra applicazione è tra quelle presenti su Claris Connect, possiamo costruire un flusso che da un lato riceva la modifica e dall'altro si colleghi al nostro database FileMaker. Purtroppo però ClickUp non ha un connettore in Claris Connect, quindi dobbiamo seguire un'altra strada. E qui entrano in scena i webhook. Un webhook è un meccanismo che consente a un'applicazione di inviare una notifica verso uno URL chiamato endpoint, e ClickUp consente di associare un webhook a tutta una serie di condizioni che si verificano durante la gestione degli incarichi. Quindi, invece di avere il nostro FileMaker che tartassa continuamente ClickUp chiedendogli se ci sono novità, sarà ClickUp stesso ad avvisarci in tempo reale inviando un messaggio
verso un nostro endpoint, ovvero un indirizzo web da noi indicato. Ma quindi possiamo dire a ClickUp di chiamare il nostro server FileMaker? Purtroppo no, non esattamente. I webhook, come dicevamo, non sono strumenti in grado di eseguire o di gestire delle chiamate sofisticate, sono costruiti per essere astratti in modo da essere utilizzati da qualunque applicazione. In pratica è come se dicessimo a ClickUp: quando hai finito di compiere questa azione, manda il risultato, di solito un JSON più o meno complesso, a questo indirizzo dove ci sarà un servizio in grado di riceverlo. Nient'altro. Questo servizio, che può essere svolto da uno strumento come Automatic, ad esempio, da plugin di MBS, da un software scritto in diversi linguaggi, PHP, Python, Node.js, dovrà quindi ricevere il dato inviato da ClickUp, restituire un ok oppure un errore, se per caso c'è qualcosa che viola delle condizioni che abbiamo impostato, e poi autenticarsi alle date API di FileMaker server ed eseguire uno script che prenderà in carico i dati di ClickUp e ne farà ciò che ci serve, ad esempio, appunto in questo caso, aggiornare lo status di un task. Un ottimo esempio di un tutorial per costruire un servizio in grado di fungere da webhook e comunicare con FileMaker è in questo articolo di Soliant. Fattibile, ma non semplicissimo. Fortunatamente abbiamo una strada enormemente più semplice, perché Claris Connect può fungere da webhook. Possiamo quindi creare un webhook in Connect, inserirlo nell'automazione di ClickUp, qui possiamo vedere i dettagli, e quasi magicamente ogni volta che lo stato di un task di ClickUp verrà aggiornato, Connect riceverà i dati e li passerà poi al nostro FileMaker. Ma i vantaggi non finiscono qui, perché visto che Claris Connect fa parte della suite Claris, ha già gli strumenti per interagire con un database FileMaker. Quindi, per iniziare, ci servono due elementi: un endpoint capace di ricevere il webhook, e abbiamo già visto quanto sia semplice crearlo in Connect, e un FileMaker su cui la procedura innescata da ClickUp portata avanti da Connect andrà a salvare i dati. Nel nostro esempio, il FileMaker avrà due sole tabelle, una per i task, dove memorizzeremo i task con campi come appunto l'identificativo del task, la descrizione e lo status, e una tabella di decodifica, statuses l'abbiamo chiamata, perché ClickUp non manda giù lo status, il nome dello status, manda giù gli ID, perché i nomi degli status sono personalizzabili. Quindi se poi noi vogliamo vedere nel nostro FileMaker non un codice, ma effettivamente lo stato, quindi to do, in progress, done, abbiamo bisogno di questa tabella di decodifica. In questo caso faremo in modo che con una lista valori, quando visualizziamo ad esempio questo dato cerchiato in rosso, noi vedremo in progress. Torniamo in Connect. Creiamo un nuovo flusso e per prima cosa dobbiamo decidere che cosa deve dare inizio al flusso. In Connect questo elemento si chiama trigger e infatti la prima cosa che ci viene richiesta è configura un nuovo trigger. Visto che il tutto deve partire da una chiamata al webhook, scegliamo l'opzione HTTP. Connect ci conferma che il trigger sarà una richiesta HTTP in entrata. È giusto, perché ClickUp chiama il webhook di Connect, quindi dal punto di vista di Connect è una chiamata in entrata. Premiamo Continua e scegliamo il nostro webhook, quello che abbiamo creato in precedenza nella sezione dedicata di Claris Connect. Abbiamo visto apparire un overlay rosso un po' inquietante. Abbiamo sbagliato qualcosa? No.
è che finché non arriva una chiamata a questo webhook, il cui URL è visibile qui, Connect non può continuare perché non ha modo di sapere che dati arriveranno su questo webhook. Quindi in qualche modo dobbiamo far girare una chiamata. Visto che abbiamo impostato l'automazione in ClickUp, cambiamo lo stato di un incarico potrebbe essere necessario ricaricare la pagina. Ecco, vediamo che adesso l'opzione Save Trigger è attiva. Passiamo all'azione successiva, che è far eseguire lo script al nostro database FileMaker, passandogli i dati ricevuti da ClickUp che adesso sono conservati nel nostro webhook. Da questo pulsante più scegliamo Action e in questo caso andiamo a selezionare Claris FileMaker. Vediamo che ci vengono proposte diverse tipologie di azione, scegliamo Esegui uno script, continuiamo e a questo punto selezioniamo Connect New Claris FileMaker Account. Una volta confermate le credenziali al nostro file FileMaker, quindi andremo a inserire il tipo di host, se siamo su FileMaker Cloud o su FileMaker Server, l'indirizzo del nostro server e le credenziali. A questo punto sceglieremo il file e ci ritroveremo nella sezione di configurazione. Vediamo che possiamo scegliere il nostro script e al passaggio successivo possiamo inserire un parametro oppure con questo pulsante selezionare in maniera molto elegante dei valori dal parametro che ha ricevuto l'istruzione precedente. In questo caso vediamo anche i dati veri, non soltanto i nomi delle chiavi, e quindi è comodissima questa parte perché anche se noi non conosciamo la struttura del dato che viene inviato al webhook da ClickUp, andiamo a cercare, ecco, in payload c'è l'identificativo del nostro task e lo riportiamo lì e poi proseguiamo, vediamo se troviamo lo status, priorità, status ID. Bene. Come possiamo vedere è enorme questo JSON, ma noi al nostro script FileMaker dobbiamo passare, per ora almeno, soltanto l'identificativo del nostro task e lo status, perché lo scopo è di aggiornare lo status, quindi ci serve l'identificativo del task perché dobbiamo sapere quale task dobbiamo andare a modificare e lo status. Premiamo Save e a questo punto siamo pronti per testare. Per vedere se funziona dobbiamo attivare il flusso e poi spostarci in ClickUp e vedere se succede qualcosa nel nostro file FileMaker. Quindi nel nostro file FileMaker, quindi apriamo il record di un task, spostiamoci su ClickUp, cambiamo lo status e vediamo se succede qualcosa in FileMaker. Cambiamo. Ecco, è successo qualcosa. Abbiamo visto arrivare, adesso per comodità riportiamo tutto qui, ma in realtà il nostro script, che è molto semplice, ha individuato il task e ha cambiato lo status. Due parole sul nostro script. Dopo aver estratto il parametro, che arriva da ClickUp, viene ricevuto dal webhook e il webhook lo passa a FileMaker tramite il flusso di connect, vengono estratte due chiavi che sono l'id del task e lo stato, poi FileMaker va semplicemente a cercare il task e lo va ad aggiornare. Poi abbiamo aggiunto un paio di istruzioni per il debugging, ma alla fine la procedura si ferma qua. Se volessimo rendere un po' più elaborato il flusso,
ad esempio gestendo la casistica, che un utente possa creare un task direttamente su ClickUp, potremmo semplicemente aggiungere una porzione di codice che ci dica che se get conto trovati è uguale a 0, che cosa significa? Significa che non c'è nessun task all'interno del nostro file FileMaker che corrisponde al task che è stato modificato. Però questo task esiste perché se ClickUp lo sta informando il webhook di una modifica, è evidente che questo task esiste. Allora, se vogliamo che ci sia praticamente la possibilità di creare record da entrambi gli applicativi, possiamo semplicemente dire, beh, se non trovi questo record, allora nuovo record, imposta campo, e in questo caso sarà task id, vale, $task id, e poi tutto il resto va bene, e poi imposta lo status, abbiamo solo due campi, e se vogliamo possiamo aggiungere un salva record. E in questo modo, se viene creato un task su ClickUp, possiamo anche ritrovarcelo direttamente nel nostro file FileMaker. In questo modo, FileMaker e ClickUp resteranno sempre sincronizzati. Questo è solo un piccolo esempio di come è possibile mettere in comunicazione due applicazioni che non si possono parlare direttamente, servendosi di uno strumento veramente molto comodo come il webhook e facendosi aiutare dall'ottimo Claris Connect.